Un caffè caldo, proprio quello che ci vuole. Lo vedo un po' come un premio, no? Dopo la meditazione, dopo il Qigong, la passeggiata, la doccia, eccetera, il caffè è proprio un premio per me. Mettiamo via il cellulare e così ci rilassiamo un po'. A proposito di cellulare, ultimamente per me è sempre più difficile mantenere la concentrazione sul momento presente o magari sul lavoro che sto facendo. Quindi oltre alla meditazione mi aiuto anche con delle passeggiate, sto in mezzo alla natura, nel silenzio, e quindi questo mi aiuta a bilanciarmi ancora di più. Viviamo in un mondo caotico, un mondo rumoroso, quindi mantenere l'attenzione su qualcosa diventa sempre più difficile, siamo circondati da distrazioni, no? Il mondo fa a gara per catturare la nostra attenzione, pensate alle pubblicità o anche i social sono veramente, hanno aumentato a livello esponenziale il nostro grado di distrazione. Sarà capitato anche a voi di trovarvi magari a guardare, a scrollare su Instagram o su Facebook senza avere un obiettivo ben specifico, semplicemente guardando post di altre persone. Per via del mio lavoro non posso farne a meno, ma ogni tanto mi piace comunque prendermi quei 3 o 4 giorni di total detox da tutti i social media. La televisione già non la guardo più da un bel pezzo e sinceramente non posso dire di essermene pentita. Preferisco di gran lunga un buon libro o un audiolibro o magari guardare qualcosa su Netflix o con un DVD dove comunque non ci sono tutte le pubblicità che invece ha una televisione normale. A questo proposito vorrei sapere qual è il vostro rapporto con i social media, cioè se riuscite a limitare le interazioni oppure se fate fatica e vi accorgete di trascorrere magari del tempo guardando dei post che poi alla fine in realtà non vi interessano nemmeno più di tanto. Fatemelo sapere se vi va nei commenti qui sotto. In questi giorni qui da noi ha nevicato molto, quindi sono riuscita a prendermi del tempo per stare in mezzo alla natura e a quel silenzio ovattato che crea la neve, e quindi mi ha aiutato molto per mantenere diciamo la concentrazione e l'equilibrio. I go blind when I try to find
I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. Il respiro consapevole è uno strumento fondamentale per me per mantenere l'attenzione ancorata al presente e per riuscire a dare alla mente qualche momento senza pensieri, perché i pensieri si affollano nella mia mente di continuo e fatico a trovarmi dei momenti di pausa. Nel corso di meditazione che ho ultimato, vi lascio tutte le informazioni qui sotto, parlo molto spesso del respiro e le prime 2 meditazioni sono dedicate proprio a questo. Non è la prima volta che mi sentite parlare di respiro consapevole, ma io ci insisto tantissimo perché veramente il respiro, se ci pensate, è quell'elemento che fa da ponte tra il nostro corpo e la nostra mente. Raramente il nostro corpo si trova dove si trova la nostra mente, perché la nostra mente è sempre proiettata avanti, quindi nel futuro, proiettata nel passato. È difficile che sia qui presente con il corpo, quindi anche solo 3 respiri sono veramente importanti perché ci permettono di interrompere quel flusso di pensieri continuo e di dare alla mente una pausa. Allora, io vorrei consigliarvi un'app che si chiama Mindfulness. Si chiama Mindfulness, nella descrizione del video lascerò tutte le informazioni. Praticamente è semplicemente una sorta di campana, vediamo se la macchina riesce a mettere a fuoco. Potete puntare questa campana che suoni 2, 3, 4 volte al giorno, insomma a seconda di come volete, così questa vi ricorderà di fare quei 2 o 3 respiri consapevoli. Io mi auguro che vogliate farvi questo regalo e fare questo regalo alla vostra mente, perché veramente è fondamentale interrompere quel flusso di pensieri continuo, ci permette di rimanere più in equilibrio, di ritrovare anche un po' la nostra creatività, la nostra intuizione e di non farci trascinare dagli eventi, ma di essere più consapevoli. Quindi basta semplicemente fare 3 respiri, quindi se ci pensate dura meno di 1 minuto questo esercizio, questo momento per voi, chiamatelo come preferite, lo fate 3 o 4 volte al giorno e veramente a lungo andare notate una differenza, almeno io l'ho notato su di me, proprio si rimane più consapevoli, cioè anche quando si hanno dei pensieri magari negativi o particolari, si riesce a rendersi conto di quello che si sta pensando e quindi pensare altro, fare proprio uno shift, no? Un cambiamento. Bisogna semplicemente respirare profondamente attraverso il naso, concentrarsi su quello che preferite, che può essere il percorso che l'aria fa entrando nel naso e arrivando giù fino alla pancia, e il percorso inverso, oppure potete visualizzarlo, oppure potete sentire l'aria fresca che entra nelle narici e poi quando esce un pochino più calda, quindi la sensazione nelle narici, oppure la sensazione dell'aria in fondo alla gola. Insomma, questo è molto soggettivo. Chiudete gli occhi, vi isolate, fate 3 respiri. Io vi invito veramente a farlo. Per me è uno strumento veramente importantissimo. Possiamo farlo anche ad esempio adesso insieme. Allora chiudiamo un attimo gli occhi, ci rilassiamo e cominciamo ad inspirare ed espirare attraverso il naso, 3 respiri profondi, concentrandoci proprio sull'aria che entra nel nostro corpo.
Tutto qui. Com'è andata? Siete riusciti a mantenere la concentrazione per questi 3 respiri? Vi siete persi? Se vi siete persi non importa, è normalissimo, vedrete che con il tempo accadrà sempre meno e soprattutto ricordatevi di sorridere. Deve essere un momento di serenità, di gioia per voi, è qualcosa che state facendo per voi, per il vostro corpo, per la vostra mente, una sorta di regalo, non prendetevi troppo sul serio. Grazie anche oggi per essere restati con me, un grazie particolare ai miei sostenitori di Patreon che mi permettono di fare tutto questo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Cause I was there by your side with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess all beauty must die.